Ultimamente si è tornati a parlare di una questione che sta facendo discutere l'atletica da almeno 30 anni, ovvero il record mondiale femminile dei 100 metri di Florence Griffith Joyner, realizzato nel 1988 con il tempo di 10 secondi e 49 centesimi, è da cancellare dalle liste mondiali oppure è da tenere? La questione è tornata alla ribalta ultimamente perché la Federazione Giamaicana di Atletica ha proposto di mettere come record mondiale il 10,54 realizzato, guarda caso, dalla giamaicana Elaine Thompson-Herah. Adesso però andiamo con ordine e arriviamo al motivo per cui anche secondo me andrebbe cancellato, ma che comunque non si può fare adesso. Era il 16 giugno del 1988 quando si stavano svolgendo i trials americani a Indianapolis. Durante le batterie dei 100 metri femminili, Florence Griffith Joyner realizza un 10,60 aiutata da una folata di 3,2 metri al secondo, quindi risultato non omologabile ai fini dei record. Poi, sempre nella stessa giornata, viene realizzato il tempo che ancora oggi, dopo 34 anni, è il record mondiale femminile, ovvero il famoso 10,49, sempre della Griffith, realizzato però con un vento segnato di 0,0 metri al secondo, quindi neanche la minima brezza di vento durante questa gara. Il giorno successivo si svolgono le semifinali dove la Griffith vince nuovamente, stavolta con 10,70 e un vento di 1,6, e dopo poco tempo si svolgerà anche la finale, vinta nuovamente dalla Griffith Joyner con un tempo di 10,61, stavolta con un vento leggermente inferiore, cioè 1,2 metri al secondo. È incredibile come questa atleta sia andata più forte nel quarto di finale piuttosto che nella finale, e nel quarto di finale poteva tranquillamente vincere senza spingere così tanto, e invece ha fatto un incredibile tempo che è ancora il record mondiale. E poi in finale, ma anche in semifinale, anche se aiutata dal vento, non è riuscita minimamente ad avvicinare questo tempo. Quindi non è un po' strana questa cosa? E inoltre il 10,61 della finale è il suo secondo miglior risultato di sempre con vento regolare. Quello che fa effettivamente dubitare della validità di questa prestazione, di questo 10,49, è appunto il vento. Durante la stessa giornata si erano svolti sia le batterie sia i quarti di finale dei 100 metri femminili, e eccezione fatta per i primi due quarti di finale, che tra parentesi il primo quarto è quello in cui ha preso parte la Florence Griffith Joyner, tutte le altre batterie, anche l'ultimo quarto di finale, hanno avuto un tempo estremamente favorevole, tutti sopra i 2 metri al secondo. Addirittura il terzo quarto di finale ha avuto un vento di più 5 metri al secondo, che è una folata incredibile, e si corre che è un piacere. Durante la stessa giornata si erano svolte anche le semifinali e la finale dei 100 metri maschili, e anche lì il minor vento registrato è stato di più 2,6 metri al secondo. Quindi c'è qualche sospetto del fatto che lo 0,0 della Florence Griffith Joyner non sia effettivamente il vento di quella giornata, anche perché chi bazzica le piste di atletica sa che lo 0,0 è veramente rarissimo da beccare, perché una leggera brezza di 0,1-0,2 metri al secondo bene o male c'è quasi sempre, quindi lo 0,0 è molto sospetto. Inoltre nel 1995, cioè a 7 anni di distanza da questa gara, è stato realizzato uno studio da un professore universitario di fisica di una università australiana. E vi lascio anche in descrizione, se voleste vederlo voi stessi, lo studio di Nicholas Linton. E non voglio tediarvi con questo studio perché potete leggerlo tranquillamente anche voi, però il succo principale di questo studio è il fatto che il vento durante quel quarto di finale non fosse stato realmente di 0,0, ma secondo le sue analisi, i suoi studi, il vento durante la gara era compreso tra i 5 e i 7 metri al secondo, il che spiegherebbe tante cose in realtà. Una delle cose che questo enorme vento potrebbe spiegare è il fatto del perché le atlete del primo e del secondo quarto, cioè quelle con 0,0 metri al secondo, poi in semifinale abbiano corso mediamente 19 centesimi più lente e in finale 12 centesimi più lente, che è tantissimo se ci pensate. Cioè, com'è possibile che tutte queste atlete abbiano sbagliato a gestire le energie della gara e proprio nel quarto di finale abbiano realizzato delle prestazioni mostruose e non le abbiano poi fatte in finale?
Cioè, perché mai bisognerebbe dare tutto quello che si ha in un quarto di finale e invece non farlo in semifinale finale? Veramente hanno tutte sbagliato la gestione di gara e nonostante un vento di oltre 1 metro al secondo sia della semifinale che della finale non siano riusciti a fare meglio rispetto a un quarto di finale con 0,0? Infatti questo è molto sospetto. Però ci sono anche altre prove a sostegno della tesi che il vento non fosse 0,0. Infatti durante lo svolgimento dei quarti di finale dei 100 metri femminili si stava svolgendo anche la gara di salto triplo maschile, che era posizionata nella stessa direzione del rettilineo dei 100 metri. E durante la gara, dei 46 salti validi effettuati, soltanto 3 hanno avuto un vento inferiore ai 2,0 metri al secondo. Inoltre, a detta dello studio citato precedentemente, durante la gara dei 100 metri della Florence Griffith Joyner stava realizzando la seconda prova il triplista Cannon e a lui è stato preso un vento di più 4,3 metri al secondo. Quindi com'è possibile che nel giro di qualche minuto il vento fosse cambiato così tanto da passare da un più 4,3 a uno 0,0? Altra prova che potrebbe spiegare in parte questo 0,0 è il fatto che durante la gara della Florence Griffith Joyner c'erano 2 o 3 fotografi posizionati veramente molto vicini all'anemometro e quindi potrebbero aver influenzato la misura dell'anemometro stesso e per questo potrebbe aver segnato 0,0, perché comunque nelle gare successive l'anemometro ha funzionato regolarmente, infatti nel terzo quarto ha preso poi più 5,0. Questo dibattito, come vi ho detto in precedenza, va avanti da tantissimo tempo e proprio perché è tornata alla ribalta abbiamo anche delle dichiarazioni di alcuni atleti. Per esempio Michael Johnson, l'ex detentore del record mondiale dei 200 e dei 400 metri, ha dichiarato che lui durante quella gara nel 1988 era presente in pista ed effettivamente ha detto che era una giornata veramente tanto ventosa e questo fa supporre che anche lui sia dell'idea che in realtà quello 0,0 non sia molto realistico. Poi vabbè, Michael Johnson la butta un po' in caciara perché dice vabbè, ma se per 34 anni non se n'è fatto niente di questo record, lasciatelo lì e pace, amen. Però in realtà ha ragione Michael Johnson, perché secondo me questo record non può essere cancellato dalla World Athletics, a prescindere dal fatto che la World Athletics stessa creda oppure meno al fatto che il vento fosse stato 0,0. Credo che non possano togliere questo record perché si creerebbe un precedente che aprirebbe veramente un vaso di Pandora. Alla fine ci sono tante ipotesi molto valide, cioè per esempio che i fotografi fossero davanti, che era una giornata ventosa, che nel triplo si prendevano nella stessa direzione tutte le prestazioni con un vento superiore ai 2 metri al secondo, però non ci sono prove inconfutabili del fatto che per esempio l'anemometro abbia funzionato male oppure del fatto che i fotografi abbiano effettivamente bloccato l'aria. Cancellare un record senza avere prove inconfutabili potrebbe aprire la questione di cancellare altri record contro cui ci sono solo supposizioni oppure stereotipi contro tali record. Allora perché non cancellare il record mondiale della Kratok-Vilova del 1983 negli 800 metri? Non ci sono prove inconfutabili che si sia dopata, però probabilmente se non per uso di doping comunque a vedere l'aspetto, a vedere le prestazioni pare che fosse almeno iperandrogina, un po' come Caster Semenya. E quindi perché non cancellare il suo record? Oppure perché non cancelliamo direttamente tutti i record dell'Unione Sovietica o della Germania dell'Est, dato che facevano uso di doping di Stato? Certamente gli atleti di alcuni record non sono mai stati trovati positivi, però ci sono supposizioni e quindi si potrebbero cancellare anche quelli. Potrei andare avanti con questi esempi, però credo che ci siamo capiti. Per questo motivo cancellare un record di 34 anni fa aprirebbe veramente un vaso di Pandora. Certamente la questione dei Florence Griffith Joyner riguarda il vento e non casi supposti o meno di doping, però si creerebbe comunque un grande precedente e verrebbe da chiedere perché solo adesso e non quando sono usciti i vari studi, e allora perché non subito a seguito della realizzazione del record, che probabilmente qualcuno si sarà accorto subito che quel vento era abbastanza strano.
ed è per questo che credo che non verrà mai cancellato questo record, e quindi il suggerimento della Federazione Giamaicana di Atletica rimarrà semplicemente un suggerimento, e per vedere cancellato il record della Florence Griffith Joyner dovremo comunque aspettare che un atleta in condizioni normali, senza un uragano dietro, realizzi un tempo inferiore al 10 secondi e 49. Spero che vi sia interessato questo video, di avervi dato anche qualche spunto interessante, e sono veramente curioso di sapere la vostra opinione su questo record, anche alla luce delle informazioni che vi ho portato, oppure di informazioni che voi sapete e che io magari ho omesso in questo video. Nel caso foste interessati ad altri video di atletica, vi ricordo di iscrivervi al canale, e se volete supportare un po' il canale mettete magari anche un mi piace, che fa sempre piacere vedere il numerino che sale. E vi ricordo che ci sono anche i social di Pillole di Atletica, soprattutto Telegram e Instagram, che utilizzo regolarmente. E con questo non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare, e ciao ciao!